Ciao a tutti, bentrovati nel canale. Questa volta vorrei mostrarvi come risolvere un problema molto grave che assilla tante abitazioni. Mi riferisco praticamente all'umidità di risalita o all'umidità dovuta a infiltrazioni di acqua. Infatti guardate quanta umidità c'è su queste pareti e quanta muffa ha prodotto negli anni. Il metodo che vi mostrerò è molto efficace e dà una soluzione definitiva, perché non userò le solite resine da iniettare nei muri e che danno scarsi risultati, come voi già sapete, ma andrò a creare letteralmente una barriera impermeabile al lato esterno di questo muro che mi proteggerà per sempre da questo fastidioso problema che mi assilla da anni. Ovviamente per intervenire sul muro che vi ho appena mostrato devo effettuare uno scavo al lato esterno per poter creare questa barriera impermeabile. Nel mio caso devo rimuovere alcune piastrelle e poi devo frantumare il massetto sottostante per effettuare lo scavo. Carissimi amici, in descrizione di questo video vi ho messo l'elenco degli attrezzi che vi occorrono per fare questo lavoro. Se volete acquistarli dovete solo cliccare sul link per farlo. Effettuare uno scavo molto profondo non è difficile, è solo faticoso e rognoso, specialmente se lo fate nel mese di agosto a una temperatura di 40 gradi come lo sto facendo io nel video. Ovviamente tutta la fatica che sto facendo sarà largamente giustificata e premiata, perché la soluzione al problema sarà, come già vi ho detto, definitiva, quindi vale proprio la pena farlo. Attenzione, se la terra dello scavo che farete è molto friabile, allora vi consiglio di mettere delle tavole di legno puntellate con delle travi, questo per evitare probabili cedimenti o crolli di terra. Mi raccomando, fate molto attenzione. Guardate che sistema inutile e bizzarro hanno usato per proteggere le pareti dalle infiltrazioni di acqua. Hanno messo praticamente questo telo di cellophane, eccolo qua, che toglierò immediatamente perché, come avete visto, non è servito a nulla. Bene, ora con una martellina vado a rimuovere la malta in eccesso che hanno usato per costruire la parete. Ora su questo muro devo realizzare l'intonaco, ma prima di intonacare approfitto dello scavo per costruire una piccola cantinola che mi servirà come ripostiglio. Quello che sto facendo in questo momento ovviamente non è necessario farlo per risolvere il problema dovuto all'umidità di risalita o all'umidità da infiltrazioni di acqua, quindi voi non dovete farlo. Tuttavia, se volete vedere il video completo di come ho realizzato questa cantinola, allora cliccate sull'anteprima che troverete alla fine di questo tutorial, oppure cliccate sul link che vi metterò in descrizione del video. Bene, riprendiamo la dimostrazione. Dunque, laviamo bene il muro per rimuovere tutta la polvere. Prima di intonacare dobbiamo fare il rinzaffo, quindi prendiamo una cazzuola di cemento scuro e poi mettiamo 3-4 cazzuole di intonaco premiscelato e faremo un impasto abbastanza fluido, ecco, in questo modo.
Ora non ci resta che lanciare l'impasto sulle pareti, ecco, con la cazzuola, in modo da imbrattare bene le pietre. Il rinsalfo serve per creare uno strato molto ruvido sulla parete, in modo che possa aggrappare meglio l'intonaco che dobbiamo fare. Per realizzare l'intonaco userò questa malta già premiscelata della Cadda, ve la consiglio perché è ottima. All'interno i componenti già sono premiscelati nel giusto dosaggio, quindi dovete solo aggiungere acqua ed è fatta. Per chi non abita in provincia di Napoli può usare anche qualsiasi altro tipo di premiscelato, ad esempio il KC1 della Fassabortolo è ottimo per lo scopo. Prima di procedere avanti con il lavoro vi consiglio di chiudere i buchi più grossi che troverete tra i mattoni. A questo punto dobbiamo creare delle fasce per intonacare. Quindi applico un po' di malta dallo spessore di 2 cm, ecco, in questo modo. Poi metto un chiodo, lego un filo di lenza che userò come riferimento per fare la stessa cosa più sotto. A causa della forza gravitazionale il filo scenderà perfettamente perpendicolare al suolo. Quindi prenderò come riferimento questo filo per applicare la malta allo stesso modo di come l'ho applicata nel lato di sopra. Farò la stessa cosa anche nella parte centrale del filo. Allora guardate, questa è la prima porzione di malta, questa è la seconda porzione e infine sotto abbiamo la terza porzione. Ecco, sono perfettamente in piano. La stessa cosa l'ho fatta anche nel lato opposto della parete, non vi faccio vedere come si fa perché ormai già ve l'ho mostrato. Vi spiego invece come fare questa cosa nel lato centrale, quindi metterò la lenza tra le due porzioni di malta che già ho applicato, ecco. Prendendo come riferimento questo filo di lenza vado ad applicare la malta anche nel lato centrale. In questo modo saranno perfettamente in piano. Ovviamente farò la stessa cosa anche nel lato centrale della parete, metterò il filo di lenza tra le due porzioni di malta che già ho applicato. E poi, prendendo come riferimento questo filo di lenza, applicheremo altra malta anche in questo punto. Ovviamente faremo la stessa cosa anche nella parte più bassa della parete. Come potete notare, grazie all'uso della lenza, le porzioni di malta risultano perfettamente in piano. Lasciamole indurire bene, così il giorno dopo possiamo anche creare le fasce. Bene, ora iniziamo a fare la prima fascia. Questa, insieme alle altre due che ora farò, faranno da guida per applicare l'intonaco nello spessore desiderato, perfettamente in piano e soprattutto perpendicolare al suolo. Una volta che abbiamo applicato questo premiscelato, passeremo un listello di legno facendo dei piccoli movimenti su e giù. Ecco, guardate. In questo modo, oltre a stendere questo premiscelato, rimuoviamo anche quello in eccesso. Mi raccomando, ogni volta che utilizzate il listello di legno, pulitelo sempre con la cazzuola, deve essere sempre perfettamente pulito. Ovviamente continuiamo in questo modo finché non faremo l'intera fascia che va da sopra fino a sotto.
Chiedo scusa se non uso termini tecnici per descrivere le varie fasi della lavorazione, ma come ben sapete io sono solo un dilettante appassionato. In effetti per professione faccio il motorista specializzato e lavoro sulle navi militari che vengono nella base navale di Napoli. Le 3 fasce sono state fatte, ora dobbiamo solo aspettare che si induriscano bene, perché altrimenti non possiamo continuare. Dunque, questa è la prima, quest'altra è la seconda, eccola qua, e infine abbiamo la terza. Vi consiglio di farle a una distanza di 1 metro, 1,20 m l'una dall'altra. Il giorno dopo possiamo anche intonacare, non dobbiamo fare altro che applicare la malta premiscelata tra le fasce che abbiamo realizzato. Ovviamente come prima cosa bagniamo bene il muro. Se siete poco pratici a lanciare il premiscelato con la cazzuola, come lo sono io, sicuramente ne cadrà a terra un bel po' nel mentre cercate appunto di applicarla al muro. Quindi la potete sempre raccogliere, reimpastarla e utilizzarla di nuovo, è chiaro. Carissimi amici, dovete sapere che i veri professionisti del mestiere sono talmente bravi che non ne lasciano cadere nemmeno un po' a terra, ma a noi poco importa perché appunto siamo solo dei dilettanti. Anche se ci mettiamo un po' di tempo in più, non fa niente. Bene, ora usiamo una staggia di legno o di alluminio, in questo modo, guardate, per pareggiare la malta applicata. Io invece utilizzo lo stesso listello che mi avete visto maneggiare per creare le fasce. Attenzione, chiedo scusa se mi ripeto, ma se la terra dello scavo che avrete fatto risulta molto friabile, allora vi consiglio fortemente di utilizzare delle tavole di legno per sostenere le pareti di questo fossato. Questo per evitare probabili cedimenti di terra che potrebbero sotterrarvi. Ok, se proprio non riuscite a lanciare la malta con la cazzuola, allora potete sempre fare in questo modo ancora più facile, guardate. Mettete un po' di premiscelato sulla spatola americana, poi vi avvicinate al muro e con la cazzuola lo spalmate. Ripeto, dopo aver messo la malta sull'americana, guardate, mi avvicino al muro e poi con la cazzuola la vado a spalmare. La tecnica ovviamente non è molto professionale, ma vi garantisco però che è molto efficace perché non ne cade nulla a terra, come avete visto. Purtroppo non è possibile applicare tutto lo spessore necessario in una sola volta, quindi aspettiamo un 30-40 minuti e poi, una volta che si sarà leggermente indurita la prima passata, applicheremo un secondo strato. Con la seconda mano però riusciamo quasi a colmare il vuoto tra le fasce. Nel mio caso ho dovuto fare 3 passate a distanza di 30-40 minuti l'una dall'altra per pareggiare il tutto e ottenere così una superficie abbastanza uniforme. Infatti quello che sto applicando in questo momento è il terzo e ultimo strato di premiscelato.
Mi raccomando, prima di passare il listello pulite le due fasce passandoci la cazzuola sopra, ecco, in questo modo. Questa è la prima fascia e questa è la seconda. Pulite anche il listello sempre con la cazzuola. Adesso lo possiamo passare sulla malta applicata per stenderla, facendo dei piccoli movimenti alternati. Adesso dobbiamo utilizzare questo frattazzo di plastica dura circa un'ora dopo dall'ultima passata. Il frattazzo di plastica dura lo sto utilizzando per preparare l'intonaco a ricevere lo strato finale che si chiama stabilitura fine. La stabilitura fine la faccio con questa malta premiscelata di colore bianco che ha una granulometria molto piccola, simile alla sabbia di mare. È prodotta dall'azienda CAD e si chiama Stucco Fix. Potete anche usare un prodotto della Premar che si chiama Premafix. È la stessa cosa. Questi due prodotti li troverete principalmente a Napoli e provincia, ma se dalle vostre parti non li trovate, allora potete utilizzare anche la malta della Fassa Bortolo, che si chiama IG21, che è la stessa cosa. Ricordatevi I come Imola e G come Genova, IG21. Queste tre malte che vi ho citato sono molto buone per rifare le facciate esterne delle vostre case perché sono a base di cemento, quindi sono molto resistenti all'acqua e alle intemperie. Ora dobbiamo passare questo frattazzo a spugna perché la malta applicata ha una certa granulometria, anche se è piccola ce l'ha. Quindi dobbiamo prima bagnare le pareti e poi passiamo questo frattazzo a spugna. Mi raccomando, questa fase va fatta circa 10-15 minuti dopo dall'ultima applicazione di questa malta bianca, perché non deve essere completamente asciutta. Quindi ricordatevi, dobbiamo passare il pennello bagnato sulla malta circa 10-15 minuti dopo averla applicata e poi ci passeremo sopra il frattazzo a spugna per rendere la superficie piatta e priva di irregolarità. Comunque, alla fine di questo tutorial troverete il mio video nel quale vi spiegherò proprio come rasare una parete esterna. Mi vedrete quindi utilizzare la malta che vi ho suggerito e soprattutto vi spiegherò come usare il frattazzo a spugna. Per proteggere queste pareti useremo un kit della Mapei composto dal componente A, eccolo qua, che è una malta in polvere. A questa malta poi dobbiamo aggiungere il componente B, che è il lattice, eccolo qua. Tutto il kit lo pagherete più o meno intorno agli 80 euro. Possiamo coprire una superficie di circa 7 metri quadrati. Ok, mettiamo il lattice dentro un contenitore e poi aggiungiamo la malta fin quando non avremo un composto abbastanza morbido. In questa fase vi consiglio di utilizzare un trapano miscelatore. Dobbiamo prima incollare al muro questa rete a fibra di vetro e poi ci passeremo sopra il Mapelastic. Mi raccomando, bagniamo bene la parete prima di iniziare l'applicazione. Poiché non è una cosa facile applicare il Mapelastic, vi consiglio fortemente di guardare il mio tutorial su questo prodotto. Troverete il video del Mapelastic alla fine di questo tutorial, oppure lo potete trovare in descrizione di questo video
o se volete potete anche cercarlo direttamente nel mio canale. Nel video che vi sto suggerendo di guardare mi vedrete applicare il Mapelastic su un solaio di un balcone, ma non preoccupatevi perché è la stessa cosa, la procedura è praticamente identica. Mi raccomando, guardatelo perché ci sono tanti consigli utili che vorrei darvi. In questo modo eviterete sicuramente di fare tanti errori. Dopo aver fatto 2 mani di Mapelastic, faccio anche la terza. Questa volta la faccio un po' più fluida e la passo con un rullo di lana. Ecco, guardate, il lavoro è completato. Praticamente ho impermeabilizzato tutte le pareti. Da ora in poi non avrò più umidità di risalita e tantomeno non avrò umidità dovuta a infiltrazioni di acqua dall'esterno. Questo perché, come avete visto, ho impermeabilizzato tutte le pareti che sono interrate. Adesso faccio ulteriori ritocchi per completare la cantinola che mi avete visto costruire. Come già vi ho detto, alla fine di questo tutorial troverete anche il video completo di come ho realizzato questa cantinola. Guardatelo che è fatto davvero bene. A questo punto il lavoro più complicato già è terminato, ora non mi resta che fare la cosa più divertente, ossia riempire lo scavo che ho fatto. Il massetto lo faccio mischiando 20 pale di questa sabbia più 10 pale di questo pietrisco. Inoltre a questi 2 elementi poi aggiungerò mezzo sacco di cemento scuro. Quindi ripeto, metto 10 pale di questo pietrisco, aggiungo 20 pale di sabbia, ed infine aggiungo anche mezzo sacco di cemento scuro, ecco, questo da 25 kg, lo spezzo in 2 parti e ne metto una metà. Prima di mettere l'acqua vi consiglio di miscelare bene i 3 componenti perché è più facile farlo, ecco, dopo aver mischiato tutto poi possiamo aggiungere l'acqua. Per coloro che mi seguono già da tanto tempo, sicuramente alle mie spalle riconosceranno la mia amata Fiat Uno, molto conosciuta su YouTube perché ho fatto parecchi video con quest'auto. Ovviamente per realizzare un massetto in modo corretto userò un filo di lenza per creare la guida che poi userò come riferimento per dare la giusta pendenza. Quindi creo una guida facendo una fascia con questo impasto che ho creato, che sarà appunto qualche centimetro più alta rispetto al pavimento. In questo modo avremo la pendenza che desideriamo. Metto adesso una rete elettrosaldata per dare più consistenza al massetto. Bene, ora non ci resta che versarci sopra l'impasto.
Come potete notare, il massetto l'ho fatto tutto intorno alla mia casa perché il trattamento contro l'umidità di risalita è stato applicato ovunque, cioè su tutte le pareti interrate. Vi consiglio fortemente di applicare il Mapelastic anche sopra il massetto che abbiamo creato. In questo modo avremo un'ulteriore protezione a queste infiltrazioni di acqua. Il tutorial di come applicare questo Mapelastic ricordatevi che lo troverete alla fine di questo video, già ve l'ho detto questo. Mi raccomando, andatelo a guardare questo tutorial perché non è facile applicare questo Mapelastic per chi non lo ha mai fatto, ovviamente. Ci sono dei tempi e delle procedure che vanno assolutamente rispettate. Mi raccomando ragazzi, alla fine di questo video vi ho messo tutti i tutorial che vi ho suggerito. Andateli a vedere che sono fatti davvero bene, ve lo garantisco. Troverete anche l'elenco di tutti gli attrezzi che vi occorrono per fare questo lavoro. Ok ragazzi, come vedete tutto il massetto è stato protetto con questo prodotto impermeabilizzante. Come vedete il Mapelastic a terra non è più scuro e sporco perché ho dovuto pitturare tutta la facciata della mia casa. Adesso, prima di posare il pavimento, per evitare di sporcarlo, ne approfitto per incollare sul muro la scorza di trani. Guardate che bel lavoro che sto creando. Se volete vedere il tutorial su questo argomento, allora lo troverete alla fine di questo video. Non perdetevelo perché in questo tutorial ci sono tanti trucchi e tanti consigli che vorrei darvi. La posa delle pietre è terminata, guardate che bel lavoro. Anche voi potete rivestire la vostra casa in questo modo se andate però a cercare il mio video su come posare la scorza di trani. Finalmente è venuto il momento di mettere le piastrelle a terra. Dovete sapere che posare un pavimento non è proprio una cosa facile da fare, ma se avete intenzione di farlo potete cercare il mio tutorial anche su questo argomento che troverete alla fine di questo video. Nel tutorial sul pavimento che vedrete alla fine di questo video vedrete anche come applicare la fuga tra le piastrelle in modo perfetto.
sono quasi giunto al termine. Ora costruisco una porta di metallo per chiudere la cantinola che ho creato. Mi raccomando ragazzi, alla fine di questo video vi ho messo tutti i tutorial che vi ho suggerito. Andateli a vedere che sono fatti davvero bene, ve lo garantisco. Anche la cantinola è completata, ora la riempio con oltre 300 vasetti di passata di pomodoro. Eccoli, guardate quanti ne sono. Dovete sapere che a Napoli c'è una lunga tradizione su come realizzare questa conserva, quindi cercate anche quest'altro video da me prodotto. In esso vi svelerò tutti i segreti per farla nei migliori dei modi. Carissimi amici, guardate quanta umidità di risalita vi era su queste pareti. Assurdo, era veramente tanta. Guardate invece adesso come sono pulite e asciutte le pareti a distanza di 5 anni da quando ho fatto questo trattamento. Questa umidità di risalita, oltre a rovinarmi le pareti, mi causava anche un fastidioso odore di muffa. Dovete sapere che il sistema che vi ho mostrato per contrastare questo problema è molto efficace e definitivo. Infatti il lavoro è stato realizzato nel lontano 2017 e da allora questa umidità di risalita è praticamente scomparsa dalla mia abitazione. Dopo il mio intervento possiamo dire che comunque il lavoro è riuscito bene anche a livello estetico, nonostante abbia usato piastrelle diverse da mettere a terra per ripavimentare, perché purtroppo di quelle vecchie non ne avevo più. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito quello che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare mettendo un mi piace a questo video e iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!